Ma quanti di Digimon nuovi escono ogni anno? Troppi, ecco la risposta. E il video poteva chiudersi qui, ma se siete curiosi di sapere quanti, quali e dove siano apparsi questi Digimon, siete nel posto giusto. Benvenuti Digifan, auguro a tutti voi un buon inizio 2026 e spero che quest'anno sia partito nel migliore dei modi. Iniziamo la nuova rivoluzione terrestre con la gioia nel cuore, ripercorrendo tutti i Digimon che sono stati scoperti nel 2025 attraverso questo nuovo format a cadenza annuale. Vi mostrerò tutti i Digimon che hanno fatto la loro comparsa ufficiale o sono stati nominati per la prima volta nell'anno appena trascorso, anche quelli ancora privi di una caratterizzazione ufficiale nel Digimon Reference Book. Si tratterà di un video di presentazione, non aspettatevi approfondimenti corposi, anche perché sono davvero troppi e io e voi diventiamo scemi. Iniziamo a scoprirli uno per uno, ma prima, sigla! Quest'anno sono stati veramente tanti prodotti a tema Digimon e tanti prodotti vuol dire tanti Digimon nuovi. In questo 2025 Bandai non si è proprio regolata. Preparatevi qualcosa da mangiare o da bere perché ci aspetta un duro compito. Provate a indovinare quanti sono. Vi sfido. Partiamo dal Virtual Pet celebrativo per i 70 anni di Godzilla. In questo pet i due universi, quello Digimon e il Monsterverse della Toho, sono entrati in contatto con risultati, c'è bisogno di dirlo, catastrofici. Questa anomala fusione ha generato 4 nuovi Digimon, ovvero Metal Greymon G Erosion Mode, Skull Greymon G Erosion Mode e War Greymon G Erosion Mode. 3 forme evolutive di Greymon che si sono fuse con le G-Cell di Godzilla, già responsabili della nascita di diversi altri kaiju del Monsterverse. Il quarto di questi Digimon è invece Mugen Dramon MFS 3 Mode, ovvero Machine Dramon ricostruito e rielaborato con parti meccaniche appartenute a Mechagodzilla V3, anche noto come Kiryu. Sono design che puntano tutto sull'impatto visivo immediato, meno lore e più distruzione pura. Tra l'altro, se volete approfondire questa collisione tra mondi, ho parlato molto del rapporto fra Digimon e Kaiju nel video apposito. Andate a recuperarlo se non l'avete ancora fatto perché è un video che ha ricevuto davvero poco amore. Se 4 Digimon nati da una collaborazione vi sembrano già un buon inizio, aspettate di vedere cosa ha combinato il fronte animato. Il 2025 è stato anche l'anno del nuovo anime, ovvero Digimon Bat Break, e anche qui è stata presentata parecchia robina interessante. Questa sezione conterrà alcuni piccoli spoiler della serie, mi raccomando, attenzione! Iniziamo dal Digimon protagonista, Gekkomon. Non sono ancora convinto al 100% del suo design, avrei preferito qualcosa di più dark, come sembrava dalle prime immagini promozionali, ma apprezzo che sia caratterialmente molto diverso dai suoi predecessori. Si tratta di una specie Digimon rettile in parte camaleonte, in parte geco. Vivono solitamente nelle foreste tropicali, passando gran parte della loro vita sulle cime degli alberi, dove si muovono utilizzando gli organi appiccicosi su mani e piedi e la loro lingua estensibile. Come alcune lucertole ha la possibilità di staccarsi la coda per attirare l'attenzione dell'avversario e fuggire. Una coda corta è considerata una prova di vigliaccheria fra i Gekkomon e i membri del gruppo con le code più lunghe sono riconosciuti come i più forti o i più coraggiosi. Adoro queste note di colore. Abbiamo anche già avuto modo di vedere le 2 forme precedenti di Gekkomon, ovvero Kekomon e Kekkomon. Entrambi hanno già fatto la loro apparizione nell'anime, seppur Kekkomon per un breve istante. Kekomon è un Digimon slime, morbidoso e sguscioso, ma dotato di 3 corna insolitamente dure, utili per difendersi da un nemico. La forma primo stadio Gekkomon è dotata di 4 piccoli arti, insolitamente veloci a discapito del loro aspetto, ed è solito impiegare la sua lingua per ottenere informazioni sul mondo circostante, la quale gli permette di ricevere un'enorme quantità di dati, perfino sulla composizione del materiale. Nell'episodio conclusivo del primo arco narrativo abbiamo scoperto anche la forma campione di Gekkomon, ovvero Armalizamon, un Digimon rettile con il corpo interamente coperto di scaglie durissime. È solito consumare minerali altamente densi e per questo tende ad abitare nei pressi di depositi e cave. Una volta ingeriti, i minerali vengono convertiti in energia tramite l'acceleratore di particelle a forma di vena che corre su tutto il corpo, che verrà poi consumata per mantenere la durezza delle sue scaglie o come fonte di energia per i suoi attacchi. Poiché tutte le sue mosse sono enormemente energivore, gli esemplari che si trovano a vivere vicino a delle vene di minerali sono bellicosi, ma coloro che si aggirano in cerca di nuove fonti di alimentazione sono spesso a corto di energia e raramente combattono, preferendo la fuga. Passiamo ai Digimon partner degli altri protagonisti, iniziando da Reina e Pristimon.
Pristimon è un Digimon pupazzo con un corpo morbido di tessuto. La consistenza del suo corpo e il suo aspetto dolce lo rendono allettante da coccolare, ma ha una natura violenta ed è pericoloso provare a toccarlo con noncuranza. La sua coda è dotata di un generatore di energia che lo autoalimenta e produce l'energia necessaria ad attaccare, che spesso spara a piena potenza tramite i suoi guanti artigliati. La sua forma campione è una delle prime che appare nella serie, ovvero Wolvermon. A tanti questo design non piace particolarmente, io lo trovo davvero bellino invece. Si tratta di un Digimon cyborg con braccia meccanizzate riempite di vari armamenti adatti a scontri per il corto e il lungo raggio, fra cui lanciafiamme, mini razzi, colpi di energia, eccetera eccetera. Passiamo al terzo membro del team, Kwonji Makoto. Il suo Digimon partner è Chiropmon, un Digimon mammifero dall'aspetto di pipistrello con indosso un cappuccio. Il suo punto di forza è la raccolta di informazioni e si dice che sia un Digimon nato da un software di raccolta dati di una qualche agenzia di intelligence. È in grado di sbattere le ali senza emettere alcun rumore per avvicinarsi alla preda senza che questa si accorga di nulla e di emettere onde ultrasoniche dalla bocca che può usare per paralizzare il bersaglio. La forma campione di Chiropmon è Knight Chiropmon, un Digimon uomo bestia con il corpo avvolto da un'armatura tecnologica. Anche Knight Chiropmon è un Digimon specializzato nella raccolta di informazioni, ma eccelle anche nel combattimento ravvicinato. La tuta impedisce alla luce di essere riflessa, non produce alcun suono e azzera perfino il calore corporeo di chi la porta, rendendo quasi impossibile identificare il Digimon nell'oscurità. Mentre il casco sulla testa è dotato di ecolocazione e un sensore per ogni lunghezza d'onda elettromagnetica, permettendogli un controllo totale dell'area circostante. Dato che le sue abilità sembrano derivare da un uso militare, alcuni credono che potrebbe aver trafugato alcuni dati di sviluppo da una certa brigata digitale che ben conosciamo. Nei primi 2 episodi della serie abbiamo fatto la conoscenza anche di Yemon, un Digimon bestia con zanne e artigli affilati. Per essere un Digimon di livello intermedio è decisamente grosso di corporatura ed è anche molto forte. Hanno l'abitudine a cacciare in branco, inseguendo la preda senza sosta finché questa non è fiaccata. Le loro mascelle sono così forti da distruggere perfino delle barre di metallo. Muramasemon è il Digimon partner del capo dei Glowing Dawn, Sawashiro Kyo. Si tratta di un enorme uomo bestia. Sappiamo pochissimo di questo Digimon, se non che è maestro di uno stile di spada tramandato fin dai tempi antichi nel mondo digitale di Shambhala, ovvero il Meidou Ryu, caratterizzato da tecniche di spada che contengono la parola pioggia nei loro nomi. Si dice che i Digimon che imparino alla perfezione le tecniche del Meidou Ryu si evolvano in Muramasemon come attestato della loro capacità. La forma campione di Muramasemon è Kogarmon, un Digimon mammifero simile a un enorme gatto selvatico. È un raro Digimon che abita le regioni montuose di Shambhala. Abitando a grandi altitudini e in aree fredde, è coperto di una folta pelliccia per mantenersi al caldo. La serie ci ha donato anche un caso particolare, più che unico, ovvero Shademon forma Haruko. Si tratta dello Shademon partner di Haruko, il quale si fonde con lei su richiesta della bambina. Si tratta a tutti gli effetti di una forma ibrida Digimon umana. Sappiamo molto poco su questa possibile interazione fra le due specie e l'unica cosa che si può dire è che è estremamente stilosa. Mi piacerebbe molto vederli ricomparire, la tematica della fusione può avere un suo perché e vorrei non morisse qui in maniera autoconclusiva. Restando sempre sull'argomento anime, durante il Digimon Expo 2025 è stato presentato un reading drama in continuity con Digimon X-Ross Wars, letto dagli attori del cast della serie. Non staremo a riassumere tutta la storia del dramma, ma all'interno della storia sono stati presentati 2 nuovi Digimon, ovvero Sakuradamon, il Digimon illusorio e principale antagonista del dramma, e Shoutmon X10. Per nessuno dei due abbiamo un'illustrazione purtroppo, tutto ciò che sappiamo è che Shoutmon X10 nasce dalla fusione di Omega Shoutmon con Ballistamon, Dorulumon, Zekgreymon, Sparrowmon, Starsmon, Mervamon, Turguamon e Arrester Dramon. Chissà se prima o poi potremmo avere qualche informazione in più. È frustrante non avere nessun dato su 2 Digimon dai nomi così altisonanti, lo so, ma la ricerca è anche il bello di Digimon e non si ha sempre tutta la pappa pronta, è spesso necessario attendere. Speriamo non troppo. Oltre Beat Break, il 2025 è stato anche l'anno di Digimon Story Time Stranger, uno dei giochi Digimon di maggior successo degli ultimi anni, importantissimo per la nuova wave del franchise. Il quale, da bravo guaglione qual è, si è portato dietro diversi nuovi Digimon. Vediamoli tutti molto rapidamente a questo giro perché io, come sapete, non posso ancora giocare il gioco e intendo mantenermi il più illibato possibile su questo. Anche qui ci saranno degli spoiler, quindi mi raccomando, a vostro rischio e pericolo. Il primo dei nuovi Digimon presentati è Chronomon Destroy Mode, che non è una grossa sorpresa per chi conosce Digimon Story.
Dal mio punto di vista non è proprio classificabile come nuovo Digimon, essendo principalmente un restyling dell'originale Chronomon Destroy Mode a Parsing Story, ma non sono io a decidere. Non vedo l'ora di scoprire in cos'altro differisce dalla sua forma precedente e che ruolo avrà nella trama. Il prossimo lo definirei una modalità o forma alternativa più che un Digimon nuovo, ovvero Berserk Titamon. Anche qui non ho molto da dire non avendo giocato il titolo, ma direi che è abbastanza intuibile sia un Titamon andato completamente in modalità Berserk, abbastanza letterale come nome. Sembra bello cattivo, non vedo l'ora di dargli una bella sculacciata. E dopo due new entry quantomeno opinabili, passiamo a qualcosa di più concreto, Embarmon, un Digimon non morto che può correre ovunque, sul mare come nel cielo, ha un atteggiamento bellicoso e tende a vivere isolato dal resto dei suoi simili. Si dice che sia Embarmon a scegliere il suo cavaliere e non permetta a nessuno di non degno di montargli in sella. Davvero fighissimo come design con il suo mix di componenti ossei e metallici. Ma cosa c'è di più figo di un destriero infernale? Un destriero infernale cavalcato da un Royal Knight. Ecco a voi Craniumon più Embarmon. A quanto pare questa fusione conta ufficialmente come Digimon nuovo. Il Digimon Reference Book non mente. Pare che Craniumon sia solito reclutare, solitamente sottomettendoli con uno scontro, Digimon dai luoghi in cui viene inviato per compiere determinate missioni. Da tempo Craniumon aveva messo gli occhi sulla mobilità di Embarmon e la velocità del secondo, unito alla potenza fisica del primo, danno vita a un avversario terrificante alla cui vista dovrebbero sciogliervisi le ginocchia. È il turno della nuova celebrità del mondo digitale, Gret Grizzmon, Digimon di livello perfetto e di tipo uomo-bestia, l'autoproclamato più grande artista marziale del mondo digitale, per il quale la vittoria ha tanta importanza quanto l'intrattenimento degli spettatori dallo scontro. Per questo lavora sodo al fine di rendere le sue performance quanto più avvincenti possibili. Mio fratello di madre diversa, è bello aver trovato un nuovo membro della famiglia Bermon, ramifichiamo sempre di più queste linee evolutive in culo a Pokémon. Anche Blimpmon ha ottenuto una nuova forma evolutiva, ovvero Master Blimpmon. Il Digimon dirigibile ha subito ripetute modifiche, ottenendo finalmente la sua forma completa. Le parti vulnerabili un tempo esposte sono ora state completamente rivestite di armatura, e sia la sua capacità offensiva che la velocità di volo sono migliorate enormemente. Sempre bello ottenere nuovi Digimon mezzi di trasporto, ma nessuno supererà mai il mio adorato Comondomon. I trailer del gioco pre-lancio avevano presentato anche due nuovi Digimon che, probabilmente, rivestivano il ruolo di boss fight. Dura parlare in modo ipotetico, qualcuno mi regali una PlayStation 5 per favore, vi faccio 200 video su Time Stranger, promesso. Il primo di questi è Sharkmon, stranissimo che ci siano voluti quasi 30 anni per avere uno Sharkmon. Ma dai, che cazzo combini? Si tratta di un grande squalo Digimon caratterizzato da un sorriso smagliante e una tenacia incrollabile per catturare le prede. Ha assorbito dei dati da alcuni progetti di corazzate e per questo il suo corpo è per metà meccanizzato. Figo, fighissimo, lo adoro e ne vorrei ordinare 3 se possibile. Fate fattura? Tra l'altro pare che anche i siluri che spara dalle armi poste sopra le pinne e che mordono il bersaglio per poi esplodere siano classificati come Digimon, con il nome Plutodumon. Qui sono un po' confuso anche io, attendiamo future delucidazioni. Il secondo dei Digimon presentato con un trailer dedicato è invece Skull Sidramon. Qui alzo le mani, questo è Absolute Cinema, pure se non ha senso. La famiglia Sidramon è una delle mie preferite di sempre e sono felicissimo di vedere aggiungersi un nuovo membro. Presto potrò fare il mio team serpenti marini stile Lance. Si tratta ovviamente di un Sidramon non morto, il cui istinto ha prevalso sulla perdita della carne, permettendogli di sopravvivere. L'assenza del corpo lo ha reso più fragile, ma gli ha garantito un'enorme velocità con cui insegue le sue prede senza sosta. Solo amore. Ora Bandai, manca la forma mega di Sidramon non meccanizzata come hai già fatto per Tyrannomon e posso morire felice. Ma questo è l'anno delle cavalcature e infatti oltre Craniumon più Embarmon abbiamo un'altra combo cavallo fantino, ovvero Titamon più Skull Baluchimon. I vapori freddi di Skull Baluchimon che instillano terrore della morte in chiunque entra in contatto con loro sono assorbiti da Titamon grazie alla sua forza di volontà, venendo così veicolati verso la sua spada rendendola ancora più distruttiva. Una vera e propria divinità della morte se mi concedete l'immagine poetica. Questo Digimon mi restituisce delle vibes potentissime da Odino di Final Fantasy. E siamo giunti all'ultimo nuovo Digimon presentato in Time Stranger, ovvero Zombie Plutomon.
Si tratta di un Plutomon il cui Digicore ha raggiunto il fine della sua durata vitale, ma il cui corpo continua a funzionare. Non ha più libero arbitrio e ha perso del tutto il suo scopo dello sconfiggere il male. È un essere maledetto, il cui unico pensiero è divorare indiscriminatamente i dati degli altri, distruggendo così i loro Digicore. Ma non importa quanti dati possa assorbire, il suo corpo in decomposizione non potrà mai saziarsi, dilaniato da una fame eterna. Brutta storia, poveraccio. Io devo mettere sotto i denti qualcosa ogni 4 ore almeno, altrimenti fidatevi che succedono cose brutte. E con Zombie Plutomon abbiamo concluso la carrellata di new entry proveniente da Time Stranger. È tempo di affrontare una delle due maggiori fonti di novità di quest'anno, ovvero il webcomic Digimon Liberator, che, mortacci su, a sto video non finirà mai, quest'anno è stato particolarmente prolifico. Ve l'avevo detto a inizio video di procurarvi qualcosa da sgranocchiare. Se non l'avete fatto, approfittatene adesso per sgranchirvi un po' le gambe, andare in bagno e soprattutto lasciare un like o un commento, che è importantissimo per dimostrare a YouTube l'engagement del video, e, qualora non l'abbiate ancora fatto, iscrivervi. Digimon Liberator, uno dei prodotti più interessanti dell'ultimo periodo Digimon, una serie che ormai ci sta accompagnando da... sono circa 2 anni, un mese più, un mese meno, e che non accenna a smettere di sorprendere, anche con Digimon nuovi. Quali, a questo giro? Andiamo per ordine. Il primo della lista è il buon Necromon, partner di Violet, mia waifu assoluta, ovvero un Digimon di livello Mega e di tipo Spettro. Si tratta di uno dei Digimon fantasma di rango più elevato, che ha prelevato dati da quasi tutti i Digimon spettrali e orrorifici della rete. Vaga nella notte cercando Digimon da pugnalare con la sua spada simile a una pietra tombale, la lama della tomba, un'arma che porta morte a chiunque la tocchi, per poi assorbire i dati in dissolvenza del Digimon sconfitto nella sua lanterna. Questi dati sono registrati poi nel Necronomicon, il libro che porta nella mano, e gli permettono di evocare lo spirito del Digimon durante la battaglia. Pure meno, Bandai, pure meno, Proseguiamo con Mulemon e Mockingbirdmon, entrambi sono forme evolute di Maquinamon. Mulemon è un Digimon macchina modellato su una bestia quadrupede. Nonostante appaia delicato, il suo corpo è in realtà decisamente robusto ed è capace di attraversare una grande quantità di terreni accidentati. Solitamente svolge l'incarico di corriere del mondo digitale, ma nonostante abbia un forte senso del dovere, ha la pessima abitudine di percorrere il suo percorso il più possibile in linea retta, arrivando a diventare molto aggressivo verso tutto ciò che intralcia la sua strada, arrivando fino all'uso della forza contro ogni cosa reputi un ostacolo. Mockingbirdmon è una macchina Digimon modellata sulla forma di un uccello lacustre, ma il suo vero corpo è il nucleo. La testa, le gambe e le ali sono estensioni mobili. È un Digimon specializzato nella caccia grazie ai 2 enormi sensori alla base delle ali che gli donano eccellenti capacità di rilevamento. Nel momento in cui individua la sua preda, usa le braccia robotizzate per metterlo all'angolo e prenderlo di sorpresa utilizzando movimenti lontani dal suo aspetto camuffato di uccello. Un nemico astuto da non sottovalutare assolutamente. Il quarto nuovo Digimon a fare la sua apparizione è Ariemon, partner di Yao Kinglan, mia waifu perfetta. Sì, anche lei. Che volete con quello sguardo? Si tratta di un Digimon acquatico di livello Mega che si dice sia in grado di guarire tutti i tipi di malattie e ferite, profeta le numerose calamità e piaghe che colpiscono il mondo digitale, e vari testimoni affermano come appaia nei luoghi dove stanno per accadere eventi importanti. Posso dire che sono felice, ma tanto felice di avere un Digimon femminile di livello Mega che, pur essendo chiaramente femminile, non è semplicemente una cosplayer versione zozza? Non sapete quanto mi abbia reso felice un design acquatico che sembri davvero anfibio e non solo una ragazza umana con 2 pinne posticce e una quarta abbondante. Solo per questo 10 su 10. Appena dopo l'apparizione di Ariemon fa la sua comparsa un nuovissimo Digimon originale del mondo digitale orientale, ovvero Hanimon, il Digimon partner di Kinosaki Mirai. Grandissima Non rompete, ok? Il canale è mio e ho diritto a scegliermi tutte le waifu che voglio. Se non vi piace, quella è la porta. Fatevi il canale YouTube vostro con Blackjack e waifu di lusso. Dov'ero rimasto? Ah sì, Hanimon. Si tratta di un Digimon pupazzo il cui aspetto ricorda quello degli Aniwa. Ha un corpo più fragile di ciò che appare a prima vista, composto in larga parte di argilla. Nonostante il suo aspetto renda difficile intuire cosa stia pensando, ha una personalità gentile e amichevole, ma attenti a toccargli i capelli sulla testa, perché questo gesto lo fa scattare in gesti di rabbia inconsulta. Possiede del potere sacro, seppur debole, e danzando insieme a più Animon in armonia possono generare una barriera che allontana i Digimon oscuri.
Poco dopo l'apparizione di Hanimon abbiamo un nuovo Digimon pupazzo, ovvero Karakurumon. Si tratta di un Digimon che ha copiato i dati di un burattino Karakuri tradizionale giapponese, una famosissima produzione di bambole meccaniche artigianali storiche. È caratterizzato dal grande Sakazuki, la tazza usata per bere il sake, usata come cappello, ed ha lunghi capelli neri. È anche lui originario del mondo digitale orientale e sotto l'elegante kimono nasconde una moltitudine di armi meccaniche che tradiscono la sua natura di feroce assassino. E nello stesso scontro di Karakurumon fa la sua comparsa Nyabutmon. Certo che il tech di Arisa è davvero il mondo delle fiabe. Che c'è da dire su Nyabutmon? Vabbè, è il logo di Toei fatto a Digimon, l'ennesima riproposizione del gatto con gli stivali. Ha un carattere pomposo e tende ad adottare un'impostazione drammatica, ma è un Digimon ricolmo di un profondo senso di giustizia e incapace di perdonare alcun male. Viaggia in lungo e largo per il mondo digitale sui suoi stivali che manipolano la gravità risolvendo problemi ovunque vada. Nonostante la sua corporatura minuta, ha una forza di combattimento molto elevata che si manifesta grazie alla sua agilità fuori dal comune e le peculiari e imprevedibili tecniche di spada. Durante uno degli scontri più accesi di Liberator abbiamo avuto anche l'onore di conoscere un nuovo Digimon di livello Mega appartenente ai draghi di roccia, ovvero Magnetic Dramon. Si tratta di un Digimon che indossa un'armatura di roccia ad alta durezza e densità. Nonostante sia classificato come drago di roccia, in realtà è un Digimon unico che non ha date di composizione fisica. Il suo corpo è una massa enorme di energia che genera un potente campo magnetico che appunto usa per rivestire il proprio corpo. Il minerale che usa per coprirsi può essere utilizzato sia come armatura che come arma ed è un combattente molto tecnico che compensa i suoi movimenti lenti applicando la forza magnetica al nemico per attirarlo o allontanarlo da sé. La forza del suo campo magnetico è così elevata che molti ricercatori sottolineano come sia una singolarità, capace di influenzare gli stessi ambienti del mondo digitale. Sembra che possa scatenare attività vulcaniche, spostamenti sismici e persino l'influenza sugli ecosistemi, causando evoluzioni anormali. Ma di Digimon Katsuti Liberator trabocca letteralmente, come Dullahamon, un Digimon fantasma che cavalca il suo cavallo etereo alla ricerca di Digimon che sono vicini alla morte. L'ispirazione è quella classica del Dullahan della mitologia celtica. La sua testa e il suo corpo, legati da delle catene, hanno ciascuno una volontà propria e mostrano un'eccellente combinazione in battaglia, sebbene talvolta è stato visto correre nella natura selvaggia di notte come se il suo corpo fosse manipolato dalla sua testa scatenata. Le mani spettrali che sbucano ovunque dal suo corpo attirano i suoi avversari all'interno delle bare che porta con sé, dove, una volta sigillati, vengono tramutati in spiriti a loro volta. Ma Dullahamon non ci bastava, dovevamo esagerare come è tipico di Digimon, quindi fate tutti un bel saluto a Metatromon, uno dei Digimon principali all'interno dell'ultimo arco narrativo di Liberator. Questo gigantesco soldato metallico ha un'aria quasi angelica, fatto rimarcato dal suo nome che fa riferimento all'angelo Metatron, l'intermediario fra Dio e l'umanità. Tuttavia è solo apparenza, Metatromon non ha alcun legame con i Digimon angelici e non possiede alcun potere sacro. Ha una personalità arrogante e guarda tutti gli altri dall'alto in basso, vantandosi di essere il più raffinato e potente dei Digimon di tipo macchina. E qui mi vengono in mente una mezza dozzina di Digimon macchina che avrebbero qualcosa da ridire. Le parti che formano le ali sono tutte armi autonome altamente versatili, capaci di sparare dei laser traccianti o di creare un campo energetico che funge da scudo. L'enorme quantità di occhi gli permette inoltre di avere una visione completa a 360 gradi. Sebbene i suoi movimenti fisici siano lenti, è un potente Digimon che travolge gli avversari in battaglia, utilizzando le sue numerose armi autonome per creare una rete di attacchi che non lascia alcuno spiraglio. Finora abbiamo avuto pochi dinosauri però, e la cosa non va bene per niente. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te. Grazie a Dio ci ha pensato Owen a regalarci una nuova forma mega della linea evolutiva di Elizamon. Parliamo ovviamente di Styracommon. Si tratta di un combattente di classe Super Dreadnought, la cui massa rivaleggia con quella di pesi massimi del calibro di Ultimate Brachiomon. Fa un gran vanto della sua armatura inscalfibile e dei suoi muscoli d'acciaio e può generare un campo di energia dalle sue corna che copre l'intero corpo. Grazie a tutti questi meccanismi di difesa, gli attacchi fisici sono privi di significato contro Styracommon, considerata un Digimon inamovibile. Molti Digimon ammirano il suo stile di combattimento eroico che resiste e contrasta qualsiasi attacco, e diversi Digimon orgogliosi della propria forza e delle proprie abilità offensive la cercano per sfidarla. Turbomon fa la sua apparizione all'interno dei capitoli novel di Liberator. Si tratta di un Digimon quadrupede di tipo bestia con braccia e gambe avvolte in una sorta di guscio che ricorda delle ruote e che utilizza esattamente come tali, facendoli ruotare a gran velocità per spostarsi con una rapidità sorprendente.
può cambiare modalità di rotazione in un istante, così da eseguire retromarce, salti e curve brusche con tempi di reazione immediati, garantendosi una mobilità tridimensionale impossibile da raggiungere per qualsiasi vettura umana. È anche in grado di alzarsi in piedi e camminare su due gambe se necessario, tuttavia questo è raramente visto anche al di fuori delle battaglie, in quanto sembra che Turbomon trovi più facile spostarsi usando le sue conchiglie. Durante gli scontri utilizza al massimo questa sua elevata mobilità per realizzare potenti speronamenti dall'alto potenziale offensivo. È anche un abile utilizzatore dell'ambiente circostante ed è solito sollevare grandi nuvole di polvere grazie ai suoi gusci per accecare gli avversari. La forma perfetta di Turbomon è Maneuvermon, che ha fatto un bel upgrade da auto da corsa a jet. Si sa, il passo è breve. Si tratta sempre di un Digimon di tipo bestia, ma dalla forma simile a un caccia da combattimento. Il suo aspetto ricorda quello di alcune specie di Digimon uccello, ma a differenza di questi vola utilizzando la propulsione degli organi simili a motori a reazione, fendendo l'aria con le sue ali estremamente dure. All'interno del collo c'è un organo simile a una cabina di guida e preferisce volare mentre trasporta dei Digimon al suo interno, ma poiché ci si può imbarcare solo passando attraverso la sua bocca, diciamo che la cosa non è gradita a tutti. Raramente scende a terra in quanto ama volare sopra ogni cosa, ma quando lo fa per riposare espone le gambe simili a un carrello di atterraggio nascoste nel corpo per frenare la corsa. È un Digimon dotato di una superiorità aerea schiacciante e il suo stile di combattimento si basa proprio sul dominio dell'aria. Chiudiamo il capitolo di Liberator con l'ultimo, ma forse il più importante dei Digimon apparsi nella novel. Stiamo parlando ovviamente di Dalfomon. Dalfomon è un'entità complessa, ancora tutta da scoprire. Si tratta di un Digimon con un enorme corpo ricoperto da una pelliccia dorata e grandi ali. Nonostante sia un tipo bestia, si comporta come un Digimon angelico e sappiamo che è una sorta di divinità della Cross Connection, una realtà digitale legata a doppio filo con la Cuna. Di solito galleggia nel cielo, nascondendosi fra le nuvole e raramente interagisce con altri Digimon. È un dio estremamente potente ma molto gentile e la sua stessa esistenza sostiene l'equilibrio precario del suo mondo. Nonostante la sua natura benevola, possiede anche un lato più oscuro. Apprezza le forme dei Digimon di tipo bestia più di tutti e crede che la via della giusta evoluzione passi dalle creature bestiali e angeliche. Per questo motivo disprezza i Digimon di tipo macchina o cyborg, disposti a modificare i propri corpi artificialmente pur di evolvere. Sono veramente ansioso di scoprire altro su quest'essere, non vedo l'ora che arrivino i prossimi capitoli di Liberator, soprattutto ora che la storia sta giungendo a un picco incredibile. Uff. Liberator è stato tosto, vero? Bello, ma tosto. È diventato un vero e proprio trampolino di lancio per nuovi personaggi e Digimon, oltre che uno dei prodotti Digimon più interessanti dell'ultimo periodo. Un'ulteriore riprova di come Digimon sappia portare storie avvincenti e intriganti anche in prodotti di cui il 99% del pubblico ignora l'esistenza. A proposito di questo, sta per approdare sui nostri cellulari un altro prodotto legato a Liberator, ovvero la nuova app per il gioco di carte Digimon Alysion, la cui closed beta si è tenuta nell'agosto del 2025 e ci ha mostrato nuovi Digimon molto interessanti. Il primo di questi è Gemmon, che ci è stato presentato fin da subito nelle prime immagini del gioco. Si tratta di un Digimon estremamente peculiare, capace di assumere un aspetto umano, con il quale assume l'identità di Futr. Sappiamo ancora pochissimo su questo Digimon, per ora tutto ciò che lo riguarda è avvolto nel mistero. Ma abbiamo potuto ammirare anche le sue forme evolute e devo dire, wow, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione. La forma campione è magnifica e riprende l'immaginario del basilisco che lo vede come una creatura con il corpo di un gallo e la coda con la testa di serpente, ma avvolto interamente di gemme rosse su tutto il corpo. L'ispirazione al basilisco è evidente anche nel nome, Liskmon, da Basilisk. Meraviglioso. L'unica informazione attualmente in nostro possesso è che si tratta di un tipo uccello drago di attributo vaccino. La forma perfetta di Liskmon è Reptilimon, un fantastico guerriero drago che mantiene dell'originale gli elementi in cristallo rosso e parte del piumaggio, ma assume una forma molto più antropomorfa adatta a un vero guerriero. La forma Mega fa un ulteriore salto di qualità, divenendo un vero e proprio cavaliere che non sfigurerebbe fra i Royal Knights. Rubeus Dramon è veramente figo, con il suo pennacchio rosa, l'armatura dorata con intarsi di cristalli rossi e l'alabarda ingioiellata tamarrissima. Bello, bello, bello! All'interno del gioco facciamo la conoscenza anche con un altro personaggio, ovvero Valner Dregnag, un ex compagna di Futr e del suo Digimon partner Renamon. Renamon che a questo giro presenta tutta una nuova linea evolutiva da scoprire. La nuova forma campione alternativa è Tenkomon, questa stupenda volpe artica con un'enorme coda e una decorazione di pelo che ricorda i drappi con cui vengono raffigurate alcune divinità giapponesi nelle illustrazioni.
Il nome Tenko deriva proprio dalla Tenko, una volpe celeste della mitologia cinese di altissimo rango, dotata di poteri divini e spesso venerata al pari delle divinità. Molto bella, però, Bandai, la volpe dei ghiacci l'ha già fatta Game Freak con Ninetales forma Alola. Ti voglio più sul pezzo, a sto giro Pokémon è arrivato prima e non va bene. L'evoluzione di Tenkomon è Sekkamon, una volpe umanoide vestita con abiti tradizionali giapponesi e armata d'arco. Sappiamo ancora poco su questo Digimon, praticamente quasi nulla, ma direi che l'affiliazione a Shambhala, il nuovo mondo digitale orientale che vi ho accennato giusto 2 o 3 volte nel corso del video, la do per molto certa. E infine la forma mega di questa linea evolutiva, Yukinamon. Yukinamon è un Digimon ispirato alla Yuki-onna, lo yokai dall'aspetto di bellissima donna che appare durante le tempeste di neve. Forse una delle forme più belle di quest'anno. Mi piace come mantiene la sua origine di volpe con lo spirito che lo avvolge attorno alle spalle. Sento che questo Digimon ha qualcosa da offrire, non lo so, chiamatelo intuito, settimo senso, quello che volete, ma questo Digimon ha un qualcosa. Scusate, sento un improvviso aumento di salivazione, strano. Vado a sgranocchiare qualcosa e proseguiamo. Tomorrow. A Lysion ce lo siamo sbrogliati in fretta, vero? Grazie anche al fatto che è ancora una terra vergine. La beta ci ha dato giusto un assaggio, ma quel poco visto, sia pur con alcuni difetti, è bastato a capire che il 2026 sarà un grande anno ancora. Ma è ora di parlare di un altro videogioco, sempre per cellulari. Ma maledetta Bandai, ma li vuoi fare i giochi seri invece di ste applicazioni per fotte i soldi ai cinesi? Li vuoi fa? No? Va bene, sei tanto brava tu, lo sai cosa fare. Digimon New Century, il mobile game esclusiva cinese, quest'anno ci ha presentato 4 nuovi Digimon. Sarebbero 5, ma del quinto parliamo dopo, ok? È un caso particolare, iniziamo dai primi 4. Il primo della lista non è tanto un nuovo Digimon quanto una forma nuova, ovvero Nezamon Crimson Mode. Nezamon aveva già fatto il suo debutto su New Century l'anno scorso e si tratta di un Digimon cyborg con il controllo sulle fiamme. È un arrogante ruffiano con una personalità bellicosa e per questo motivo quando Nezamon inizia ad agire in modo violento, l'unico modo per fermarlo è soddisfarlo e dargli ragione durante lo scontro, fin quando non è soddisfatto. Di base è un Digimon disturbatore, ma nel bene e nel male ha una natura eroica e sincera ed è comunque una forza positiva, per così dire. È uno dei Tentei Hachibushu, gli 8 Digimon amministratori di Shambhala, un po' l'equivalente orientale degli Olympus 12 e dei Royal Knights, per capirci al volo. Ma la sua figura si basa su quella di Neza, una potente divinità guerriera ed eroe della mitologia cinese, che forse conoscerete meglio per il film d'animazione, in particolar modo Neza 2, che ha sbancato i botteghini divenendo il film d'animazione con maggiori incassi di sempre. La versione Crimson Mode di Nezamon è la forma che questo Digimon riesce ad assumere quando comprende come utilizzare a fondo il suo reale potere. Se vi ricorda in parte Belzemon per via della motocicletta, non siete andati troppo lontano dalla verità. All'interno della storia di New Century, infatti, Nezamon nasce come Impmon. Il Fucanierina, le 2 ruote che usava come arma, sono mutate in una moto con pneumatici fiammeggianti e il suo stesso corpo ha subito una mutazione divenendo molto più grande, guadagnando anche 2 paia di braccia meccaniche. Proprio come la sua forma precedente, esercita abilmente una grande varietà di potenti strumenti del tesoro. Tuttavia, poiché la sua natura bellicosa rimane la stessa, la sua unica debolezza è che spesso cercherà di risolvere le cose attraverso la lotta, anche se la sua causa è giusta. Passiamo a un altro bestione da primo premio, Seiten Gokumon. Dopo un lungo viaggio alla ricerca della verità ultima, Gokumon ha finalmente scoperto il potere dell'unità. Seiten Gokumon è un Digimon che si è evoluto utilizzando la potenza dei Sutra di Sanzomon per trasformare i legami profondi formati con Cho'Kaimon e Sagomon durante il viaggio in un nuovo potere. Conserva ancora la sua natura combattiva, ma non è più così imprudente come una volta, divenendo un guerriero capace di combinare gli istinti animaleschi con una mente rilassata. È capace di esercitare contemporaneamente sia la stregoneria che le arti marziali, rendendolo un Digimon davvero potente in grado di combattere migliaia di avversari da solo. È uno dei Digimon più forti, rivaleggiando con i guardiani del mondo digitale orientale, il Tentei Hachibushu, ma non è legato dal destino o dai vincoli, rendendolo uno spirito libero. Di conseguenza resta un osservato speciale da parte dei guardiani. Diciamolo dai, è la forma Super Saiyan di Gokumon, lo abbiamo pensato tutti, non mentite, io vi leggo nella mente, lo so. Apprezzo tantissimo che mantenga anche dei riferimenti ai suoi compagni, nel vestiario per Sanzomon e nei 2 coprispalla che riportano direttamente a Cho'Kaimon e Sagomon. Ora dobbiamo parlare di un gruppo di Digimon molto specifico che abita le terre di Shambhala. Mi toccherà fare un video sul nuovo mondo digitale, vero? Mi sa di sì.
Vi presento i 4 perigli. Queste 4 figure della mitologia cinese, la cui origine risale a oltre 5.000 anni fa, sono descritte come le creature più maligne della mitologia cinese. Ogni membro del quartetto incarna una serie di peccati differenti, i quali variano dall'ira all'ingordigia. Il primo dei 4 perigli era già noto, ovvero Dijangmon, ma per qualche anno poverino è rimasto solo soletto. Fortunatamente quest'anno abbiamo rimediato presentando Yumon e Tao Tiemon, rispettivamente la versione digitale di Qing Qi e Tao Ti. Ragazzi, non conosco il cinese, farò sicuramente qualche errore di lettura, se c'è un cinese in ascolto chiedo scusa. Questi 4 Digimon sono entità che esistono fin da prima della nascita di Shambhala e la loro origine è tuttora avvolta nel mistero. Jumon è un Digimon uomo bestia di livello Mega in grado di controllare il vento, con un corpo umanoide che ricorda una tigre possente e 2 grandi ali da aquila che spuntano dalle sue braccia. È un Digimon estremamente brutale e astuto, assolutamente la persona peggiore da incontrare di notte in un vicolo. Abita una vasta area montuosa conosciuta come Jakeizan, situata all'interno del continente del mondo digitale orientale, e si rifiuta di emergere dalle montagne oscure dove dimorano gli spiriti maligni. Per questo motivo ci è voluto così tanto tempo prima di scoprire della sua esistenza. I talismani gialli attaccati su tutto il corpo sono simili a quelli di Jiangmon, con incisa la parola Shikyoyu, e sembrano avere una funzione sigillante. Il suo stile di combattimento è basato sul Kung Fu e ogni sua mossa porta con sé la potenza impetuosa del vento, quindi ogni colpo è rapido e pesante, pensato per infliggere il massimo dolore possibile ai suoi avversari. Spostiamoci ora sul terzo membro rivelato dei 4 perigli, Tao Tiemon, un Digimon Oni dall'aspetto di un bambino il cui corpo è ricoperto di una pelliccia simile a lana. È un Digimon innocente come un bambino, ma in quanto tale ha tutta l'immaturità e la crudeltà incosciente tipica di quell'età. Può essere visto galleggiare attraverso i cieli sopra Jakeizan come una nuvola, in uno stato di costante fame, e tenta di divorare voracemente qualsiasi preda che catturi la sua attenzione. Quando identifica una possibile fonte di cibo, l'ornamento che porta sulla testa si apre, rivelando delle enormi fauci terrificanti. Così come Dijangmon e Yumon, ha il corpo avvolto da talismani sigillanti, che gli impediscono di abbandonare il Jakeizan. Chiunque sia stato a confinare i 4 perigli doveva avere un immenso potere e probabilmente un buon motivo per farlo. Ma manca uno dei 4 perigli ancora, ovvero Tao Wushu, che però è apparso, sì, ma ancora no, se vogliamo essere precisi. Facciamo che ne parliamo meglio durante l'analisi dei Virtual Pet? Fra poco capirete. E siamo giunti all'ultimo tassello del 2025, che ha chiuso anche metaforicamente l'anno, dato che sono usciti a metà dicembre, ovvero i 2 Digimon Pendulum Color numero 6 e 7, rispettivamente Saiyu Warriors e Toho Braves. Questi 2 V-Pet sono pensati specificatamente come alfieri del nuovo mondo digitale di Shambhala, che stanno presentandoci quest'anno. Non ci soffermeremo a discutere troppo del mondo in sé o rischiamo di finire domattina, avremo altre occasioni e altri video. Ora vorrei soffermarmi sui V-Pet e sui Digimon presentati. Di Shambhala al momento conosciamo solo il centro, ovvero il continente di Genshi, l'isola Shino e lo Yomi, l'equivalente di Shambhala della Dark Area. Il continente di Genshi è la rappresentazione digitale della Cina, mentre l'isola di Ashino del Giappone. Iniziamo dal Digimon Pendulum Color 6, i Saiyu Warriors, che sembrerebbe quello focalizzato sul continente di Genshi. Questo Virtual Pet conta ben 31 Digimon, ma per snellire il video mi soffermerò solo su quelli apparsi quest'anno. Iniziamo dalle 2 forme baby, ovvero Fukamon e Mokokomon. Fukamon è un Digimon di fumo senza la minima traccia di massa, come una nuvola, e infatti più che spostarsi tende a galleggiare nell'aria, e non si sposta molto di sua iniziativa ma si lascia trasportare dal vento. Abita il continente di Shambhala e nei giorni di tempesta tende a rifugiarsi dietro oggetti o grandi Digimon per non farsi spazzare via. Fukamon evolve poi in Mokokomon. Rispetto alla sua forma precedente gli sono cresciute delle zanne e artigli e si muove in modo più vigoroso rispetto a Fukamon, che preferiva farsi trasportare in giro. Viene venerato come l'origine di tutta l'evoluzione del continente di Genshi e proprio per questo è raro che venga aggredito anche dai Digimon più feroci, ma per quanto raro questo evento può accadere e in tal caso tende a vomitare nuvole appiccicose dal suo corpo che rallentano l'avversario per poi fuggire il più lontano possibile. Il Virtual Pet ci presenta anche 3 nuovi Digimon di livello intermedio, ovvero Kakamon, Fujamon e Takinmon. Iniziamo dal primo, ovvero Kakamon. Si tratta di un Digimon bestia con una pelliccia rossa e dorata. La cresta Muwok sulla testa è il suo marchio di fabbrica e se ne prende particolare cura. Abita vaste aree di Shambhala e si può ritrovare dovunque. È un Digimon allegro, amante del canto e della musica e adora far ascoltare ad altri Digimon le sue canzoni.
Molti Kakamon adorano Pandamon e anelano al suo stile di vita cool da lupo solitario, come è evidenziato dagli adesivi del Digimon posti sulle cuffie. Il suo nome ha origine dal monte Kaka, il luogo di nascita di Son Goku nel romanzo Viaggio in Occidente. Chiaramente è la forma intermedia legata a Gokumon e Seiden Gokumon, entrambi infatti presenti in questo pet. Il secondo dei 3 nuovi Digimon intermedi è Fujamon, Digimon di tipo acquatico, è probabilmente ispirato a Lu Xiao, una creatura dell'immaginario cinese dal corpo di pesce, la coda serpentina di un serpente e la testa di tigre, caratterizzata da uno smodato appetito. Fujamon, come il suo omonimo, è un Digimon vorace e aggressivo che popola le acque di Shambhala, cercando di mordere chiunque si trovi a invadere il suo territorio con le sue zanne velenose. Utilizzando abilmente le sue pinne, può viaggiare strisciando a terra per brevi periodi o perfino afferrare piccoli oggetti. Abita una grande varietà di habitat, grazie alla sua coda da serpente che fa girare come un'elica, cosa che gli permette di nuotare agilmente a monte superando la corrente impetuosa. Arriviamo all'ultimo, ma non ultimo, dei 3 intermedi, ovvero Takinmon. Si tratta di un Digimon di tipo bestia che risiede nelle regioni montuose, caratterizzato dalla sua pelliccia dorata e dall'aspetto simile a un bue. La sua pelliccia ha tracce di energia telecinetica ed è in grado di proteggerlo da intemperie e attacchi improvvisi. Può generare energia telecinetica dalle sue corna per far levitare oggetti come massi e in queste circostanze le sue corna brillano di luce dorata. Usa la sua telecinesi non solo per combattere, ma anche per liberare i sentieri di montagna. Talvolta capita che faccia levitare accidentalmente dei Gotsumon confusi con delle rocce, portando così a scaramucce territoriali. Fra i Digimon di livello campione troviamo invece una singola new entry, ovvero Akubamon. Si tratta di un Digimon di tipo bestia sacra dall'aspetto di cavallo con tratti di drago, come gli artigli, le squame e i lunghi baffi. Vive in regioni montuose e lontano dai suoi simili, e la pelliccia bianca, come le squame, sono capaci di respingere ogni fiamma. Occasionalmente è stato visto soccorrere Digimon bambini che non riescono a fuggire durante gli incendi. Solitamente rifiuta fermamente che qualcuno lo cavalchi, ad eccezione di Sanzomon, che è stato visto viaggiare insieme a lui. Data la chiara ispirazione alla mitologia cinese e a Viaggio in Occidente, è molto probabile che Akubamon sia stato ispirato da Beilong Ma, il cavallo del drago bianco, un personaggio molto importante del libro. Akuba, infatti, significa letteralmente cavallo bianco. Il restante dei Digimon di questo V-Pet sono nomi già noti presentati negli anni precedenti, tutti ovviamente di ispirazione cinese, come Wankunmon, Kinkakumon, Pandamon, Takutoumon e così via. Passiamo al secondo Virtual Pet, il Digimon Pendulum Color numero 7, anche noto come Toho Braves. Anche questo V-Pet ci presenta 2 nuovi Digimon di livello Baby, ovvero Tomorimon e Onibimon. Tomorimon è un Digimon fantasma che galleggia placidamente nell'aria, coperto da una sostanza simile a gas. Il suo corpo brilla flebilmente al buio, come un piccolo fuoco fatuo. È solito comparire di notte ed è stato avvistato in varie regioni di tutto il mondo digitale orientale. Quando si sente minacciato fa brillare intensamente il gas che circonda il suo corpo, accecando l'avversario per poi fuggire. Il colpo del sole funziona sempre, bravo. Onibimon è sempre un Digimon fantasma, dall'aspetto di un piccolo spirito, in grado di passare attraverso gli oggetti come uno spettro. A Shambhala si ritiene che Onibimon siano le forme reincarnate di Digimon morti per cause naturali e che sono passati attraverso lo Yomi. Il V-Pet conta di ben 4 Digimon intermedi, di cui ben 2 del tutto nuovi, ovvero Wankomon e Gazamon. Ci sarebbe anche Hanimon, ma di Hanimon abbiamo già parlato per Liberator. Diamo uno sguardo più ravvicinato a Wankomon invece. Si tratta di un Digimon bestia dalla natura eroica, capace di un'intensa fedeltà al Digimon o al tamer che sceglie come suo padrone. È spesso visto dormire in luoghi soleggiati, ma in realtà è sempre ben allerta costantemente sui pericoli dei dintorni, usando il suo acuto senso dell'olfatto. Porta sempre con sé una palla che utilizza per giocare ed è molto felice quando qualcuno si propone di fargli compagnia. La base del Digimon presenta alcuni elementi dei Komainu, i cani guardiani dei santuari, misti all'Inu Ariko, un tradizionale giocattolo giapponese in cartapesta a forma di cane. È un amuleto portafortuna che simboleggia protezione, fertilità e benedizioni familiari. Gazamon è probabilmente uno dei miei Digimon preferiti di quest'anno, un adorabile misterioso mollusco Digimon con tanti tentacoli e che indossa una migasa, il tradizionale cappello giapponese, come un guscio. Ha l'abitudine di nascondere la sua arma all'interno del cappello e tende a spacciarsi per un amigasa abbandonato a terra per poi lanciare attacchi a sorpresa contro gli avversari, che si avvicinano incauti. L'ispirazione alla base è quella di uno Tsukumogami copricapo, gli spiriti degli oggetti della cultura giapponese.
Si scontra frequentemente con Bushi-Agumon, ma dal momento che le abilità di spada di Gazamon non sono all'altezza, fuggirà rapidamente se il suo attacco a sorpresa fallisce. Adoro che abbiano intrecciato la sua lore con quella di un Digimon più vecchio come Bushi-Agumon, è un bellissimo modo di integrare bene nuovi Digimon. Per quanto riguarda invece la categoria campione, abbiamo due nuovi Digimon conosciuti, ovvero Kokeshimon e Manekimon. Kokeshimon è un Digimon pupazzo che si è evoluto partendo dai dati delle bambole Kokeshi, delle famose bambole tradizionali giapponesi, ed è solito prendere dimora nei castelli e nei palazzi abbandonati sparsi nel mondo digitale. Di solito è un Digimon tranquillo e passa il suo tempo fingendosi un ornamento, ma ogni tanto si dedica ad atti più maliziosi come spaventare i visitatori imprudenti. Ha un lato premuroso che lo porta a proteggere i Digimon di livello inferiore ed è anche un Digimon con cui è possibile diventare buoni amici, a condizione che si costruisca con esso un forte rapporto di fiducia. Ha la capacità di usare la telecinesi ed emettere onde psichiche dalla base del suo corpo mentre si muove. Poiché si muove leggermente come un fantasma, è difficile notare Kokeshimon mentre si avvicina silenziosamente alle tue spalle. L'aspetto di bambola Kokeshi, che ricorda in parte anche quello di un razzo, con un design molto intelligente a mio parere, mette bene in chiaro l'appartenenza alla linea evolutiva di Kaguyamon. Su Manekimon non abbiamo ancora una pagina di approfondimento, possiamo solo rilevare come si tratti di un Digimon gatto, basato probabilmente sul Maneki Neko, famoso gatto della fortuna, con alcuni innesti più inquietanti come quello sul braccio sollevato. Possiamo vedere subito le due nuove forme perfette, Shishimamon e Darumamon. Shishimamon è un Digimon bestia sacra capace di assorbire le tenebre e tramutarle in luce. È conosciuto anche con il nome Divoratore della Notte, perché la luce intensa che emette illumina istantaneamente la notte del mondo digitale come fosse giorno. Sebbene abbia il potenziale per evolvere in un Digimon dotato di un enorme potere sacro, visto tutta l'oscurità assorbita ha in sé anche la possibilità di diventare un Digimon malvagio. Credo sia abbastanza evidente come sia modellato su uno shishi o leone di pietra, un ornamento architettonico tipico della tradizione cinese. Sono posti all'interno degli edifici o dei santuari che dovevano difendere, come baluardo contro le influenze spirituali dannose e dalle persone malintenzionate. Io personalmente ci vedo inoltre anche qualcosa dei Wulong, i draghi cinesi danzanti. Sicuramente li avrete visti in qualche film, sono quei costumi da dragone serpentino riccamente addobbati che durante il Capodanno cinese sono utilizzati per spettacoli di danza venendo animati da numerosi danzatori posti lungo tutto il corpo. Darumamon ha invece un'ispirazione più stratificata, si tratta di un Digimon mutante la cui base è chiaramente quella di un uovo. È probabile che sia una variante di Digitamamon, con elementi quali zampe e coda che rammentano quelle di un drago della mitologia orientale, ma la decorazione del guscio è ispirata alla figura del Daruma, delle bambole votive giapponesi utilizzate per simboleggiare l'impegno e la perseveranza nel raggiungimento di un obiettivo. Si tratta di un Digimon dalla personalità gentile, dedito alla meditazione e alla ricerca della pace, ma se lo si fa infuriare può mostrare un'ostilità fuori controllo. Ne esistono pochissimi esemplari e sono stati tutti avvistati sull'isola di Ashino. È tempo di fare finalmente un po' di casino con le nuove forme mega, qui c'è da divertirsi. La prima delle tre è Tengumon. Su Tengumon, ahimè, come per troppi altri ancora, siamo privi di un approfondimento del Digimon Reference Book. Ovviamente è ispirato alla figura mistica del Tengu, metà uomo e metà uccello, caratterizzato da un lungo naso spesso di colore rosso e che popolano le foreste delle montagne giapponesi. Possono essere sia benevoli che malevoli, non hanno un allineamento preciso. Se seguite anche i miei video sulla mitologia di Yokai Watch, abbiamo parlato approfonditamente dei Tengu durante l'approfondimento sulla tribù dei misteriosi. Andate a dargli un'occhiata in caso sono video ricchi di cultura giapponese. Gli ultimi due Digimon ottenibili nel V-Pet sono due dei membri dei Tentei Hachibushu, il gruppo di Digimon a guardia di Shambhala, ovvero Amaterasumon e Enmamon. Amaterasu è ispirata ovviamente alla dea Amaterasu, la dea del sole dello shintoismo giapponese. Se avete giocato quel capolavoro di Okami, probabilmente avete già familiarità con questa figura mitologica. Viene considerata la capostipite della famiglia imperiale giapponese ed è la sorella del dio della tempesta Susanoo, con cui era spesso in lite. Il che dà adito a un possibile rapporto diretto con Susanomon, che è un Digimon centrale nella lore di Shambhala. Assieme a Kaguyamon e Rugumon fa parte del trio digitale che si occupa dell'isola di Amisho, in contrapposizione al trio composto da Enlargmon, Takutomon e Nezamon, che amministrano il continente di Genshi.
L'ultimo Digimon di questa lista è Enmamon. Enmamon, un po' come Plutomon, è un outsider dei Tentei Hachibushu e governa da solo sulla regione dello Yomi, l'oltretomba di Shambhala dove i Digimon vanno una volta morti. Si tratta di un dio cinese d'origine buddista che svolge il ruolo di guardiano e giudice dell'inferno. Il suo ruolo è quello di giudicare le anime dei morti e decidere a quale aldilà debbano andare. È un Digimon di cui sappiamo molto poco, tuttavia mi aspetto che avrà un ruolo molto importante nella storia, anche solo per il fatto che non abbiamo ancora visitato lo Yomi, il suo regno, che sappiamo essere l'equivalente della Dark Area che già conosciamo, ed una terra dotata di un suo ecosistema, con molti Digimon unici che la abitano. Enma è un personaggio molto comune nella cultura pop, è presente come personaggio e citazioni in vari anime e manga. Il più famoso che probabilmente conoscerete è in Dragon Ball, in Italia adattato come Rayhammer, ma che in originale si chiamava proprio Enma e che Toriyama ha adattato in forma di capo ufficio giapponese classico, pur mantenendo la sua identità di giudice delle anime dei morti. Chiudiamo questa narrazione con l'ultimo Digimon mancante. Vi avevo detto che mancava uno dei 4 perigli, giusto? Beh, al momento non sappiamo ancora l'aspetto ufficiale del quarto membro, Tao Wushu, ma possiamo farcene un'idea. Nei 2 Pendulum Color, infatti, sono presenti 3 Digimon non ottenibili e che appaiono come boss in determinate quest. Questi sono proprio Yumon, Taotiemon e il quarto periglio mancante. È molto difficile ipotizzare il suo aspetto da questo sprite, possiamo giusto constatare che sia un Digimon quadrupede, con delle fiamme sulla schiena e una grossa protuberanza sul viso. Questo mi fa pensare che possa essere basato su un tapiro, un cinghiale o un elefante, anche se tenderei a scartare l'ultima in quanto i primi 2 animali sono più comuni nella mitologia orientale e l'elefante mi pare sia considerato un simbolo positivo, di buon auspicio, non proprio in linea con ciò che i 4 perigli dovrebbero rappresentare. Non vedo l'ora di scoprire il suo aspetto. È stato un viaggio molto lungo, ma potete vedere da soli come il 2025 sia stato un anno di fermento incredibile, che ci ha regalato ben 72 nuovi Digimon, tantissimi! Anzi, a conti fatti sono stato pure bello conciso. Quali sono i vostri Digimon nuovi preferiti di quest'anno? Non siate timidi e scrivetemelo nei commenti. Inizio io, ok? Quest'anno sul podio ho 3 vincitori. Taotiemon, che trovo adorabilmente inquietante e con quella bocca che si spalanca enorme mi ricorda un po' l'evocazione di Atomos in Final Fantasy IX, che era una delle mie preferite e più inquietanti. Al secondo posto Skull Sidramon, molti di voi lo sapranno già ma io adoro la linea evolutiva di Sidramon e avere un nuovo esemplare mi scalda sempre il cuore, soprattutto se così particolare e ispirato. E sul podio, mi spiace per tutti gli altri, ma ci deve andare Gasamon. Mi sono trattenuto finora, adesso non ce la faccio più. Quanto è adorabile lui! È o non è un amore con la sua spadina? Si crede un samurai lui? Oh, chi è il bel pollipetto di papà, eh? Chi è? Tu lo sei, ma tu! Scusate, ora mi ridò un contegno. Comunque, questa è la mia classifica. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale, soprattutto se siete interessati ad altri video a tema Digimon. E lasciatemi un commento, mi raccomando, se non per valutare i Digimon, per farmi sapere se questo nuovo contenuto vi piace, e in tal caso possiamo farlo diventare un appuntamento annuale fisso per ogni inizio gennaio. Da Gaigan è tutto e, come sempre, alla prossima! Aspettate! Ho commesso un errore durante la produzione del video. Mi ero completamente dimenticato che Wargreymon G Erosion Mode era stato presentato nel 2024 come anticipazione del progetto V-Pet celebrativo. Quindi in totale i Digimon sono 71, non 72. Perdonate la mia svista, ma ormai il video era in uno stato troppo avanzato per ritoccarlo. Ci tenevo però a correggere l'errore. Beh, ciao!